Ciao a tutti, amici dei pesci, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami pesci, tendenze energetiche affettive per la seconda parte di gennaio 2023. Abbiamo la carta dell'appeso, amici dei pesci. L'appeso è una carta che ha un'energia piuttosto statica, o meglio ferma, è appeso, quindi è come l'essere in una situazione di fermo che dà comunque la possibilità di pensare, di riflettere, di vedere le cose da un altro punto di vista. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Io intanto, come sempre, vi ricordo che le letture sono fatte per un collettivo e sono generali, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi semplicemente prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse risuonare nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare ascendente, segno lunare o Venere. Sotto nella descrizione del video poi trovate il link ad un video che spiega come unire il significato di diversi oroscopi e trovate anche la mia email nel caso vogliate contattarmi. Dunque, siccome YouTube ha cambiato le impostazioni, per chi avesse difficoltà a trovare la descrizione, vicino al numero delle visualizzazioni c'è scritto altro. Voi cliccate su quel altro e si apre una piccola finestrella. In fondo a questa finestrella c'è di nuovo scritto altro. Voi cliccate questo secondo altro e lì si apre tutta la tendina della descrizione. Ok? Bene. Iniziamo con la temperanza al contrario, un 8 di pentacoli al contrario, un 3 di coppe al contrario, un 2, no scusate, un 3 di bastoni al contrario, un 10 di pentacoli al contrario, un 4 di coppe e un 5 di spade al contrario. Ragazzi, la carta dell'appeso è un'energia, diciamo così, che blocca un po' tutto il resto in effetti. Qui io sento che molte persone sono in una fase di stand-by o di fermo per una questione di guarigione. La carta della temperanza è una carta che mi parla di qualche cosa che va messo in equilibrio. Normalmente è quello, diciamo, che dice il cuore, quello che dice la mente, no? Può anche fare riferimento a una guarigione di tipo fisico, magari una fase di convalescenza, perché qui vedo anche che c'è l'otto di pentacoli al contrario, quindi veramente potrebbe essere una fase dove per una questione di degenza fisica o psicologica o anche emotiva magari siate impossibilitati nel proseguire come normale nella vostra quotidianità, ossia nella vostra normale quotidianità. Vabbè, mi avete capito. Poi abbiamo il 3 di bastoni al contrario. Ho come la sensazione che manchi un'idea di progettualità, un'idea di unione, un'idea di famiglia anche qui. Mm? Dopo lo andiamo a vedere con i mini tarocchi. Il 4 di coppe è una carta che in realtà vi indica che c'è una possibilità in più, c'è quel tipo di opzione che magari adesso non riuscite a vedere, ma proprio lavorando con l'energia dell'appeso, guardando le cose da un altro punto di vista, uscirete da quello che è il conflitto mentale, il dubbio e proprio la confusione mentale di cui ci parla il 5 di spade, ok? Ok, andiamo a vedere carta per carta cosa riesco a dirvi di più. Cerchiamo di dare qualche sfumatura in più. Allora, abbiamo un 9 di spade e un fante di pentacoli. Sì, ripeto, qui la sensazione è quella di rimettere in equilibrio il cuore e la mente, o come l'idea che dobbiate dare un valore a quello che è stata la vostra sofferenza e anche a quelli che sono i vostri obiettivi, quelli che sono il vostro volere, mi viene da dire. Per qualcuno questo fante di pentacoli potrebbe rappresentare una persona che diciamo non vi lascia proprio così sereni e tranquilli, no? Perché comunque abbiamo un 9 di spade, è il dolore, il ricordo del dolore, la temperanza al contrario, c'è qualcosa da guarire. Andiamo a vedere l'8 di pentacoli. Allora, abbiamo un 9 di coppe al contrario,
e un 6 di pentacoli al contrario. È come se la quotidianità che avrete in questa terza settimana di gennaio, diciamo così, ehm, non fosse esattamente quello, insomma, che vi rende felici. Devo dire che per qualcuno si tratta di una questione lavorativa e abbiamo un 9 di coppe al contrario e un 6 di pentacoli al contrario. Qui ho come la sensazione che, ripeto, c'è questa energia stagnante. Quando c'è il 6 di pentacoli al contrario, c'è sempre una questione di scambi in disequilibrio. Mm? Può essere uno scambio di tipo pratico, economico o proprio, non lo so, per le questioni delle faccende di casa, ipotesi, o proprio una questione di attenzione, di tempo. Andiamo a vedere questo 3 di coppe. Fante di coppe e 9 di pentacoli. Ho come la sensazione che qui qualcuno sia focalizzato su di sé, sull'amor proprio, sulla propria indipendenza. So che dovrebbe essere una stesa riguardante le relazioni affettive, ma ho come la sensazione che qui qualcuno si stia un po', diciamo, isolando dal mondo, uno per riportare in equilibrio, per curare tutto quello che è la sfera, diciamo, psico-emotiva, e dall'altro perché qui c'è bisogno di, ehm, come vi posso spiegare, di occuparsi maggiormente della propria quotidianità e per qualcuno può essere il lavoro, eh. Può anche essere qualche questione legata alla busta paga, fondamentalmente, che non vi soddisfa, ok? E qui c'è la voglia di andare oltre, mi viene da dire, di diventare indipendenti, di progettare altro. Andiamo a vedere il 3 di bastoni, perché in realtà è un progetto che ancora non esiste. Abbiamo un cavaliere di bastoni. Sì, è quello, è che, come vi posso dire, vorreste, desiderate, vi piacerebbe avere questa indipendenza, però fondamentalmente qui manca un movimento. E anche la ruota della fortuna è girata al contrario, ragazzi, quindi qui c'è qualcosa che non cambia. Probabilmente dovete imparare una lezione di vita. E qui il discorso con il cavaliere di bastoni è proprio quello di fare qualche cosa. È come se ci fosse qualcuno che è in attesa. Siete in attesa, può essere di un incontro, può essere di un'amicizia, può essere di un'offerta o di qualcuno, letteralmente, perché qui comunque abbiamo un cavaliere di bastoni, eh. Andiamo a vedere il 10 di pentacoli. 6 di coppe. Re di pentacoli al contrario e re di coppe al contrario. Ragazzi, 6 di coppe è qualcosa che riguarda l'infanzia, quello che si è acquisito durante la fase dell'adolescenza e fa anche riferimento, in questo caso specifico, sento nel come voi avete romanticizzato quello che potrebbe essere la famiglia felice, la famiglia completa. Qui abbiamo due figure, ok? E qui anche abbiamo due figure, tre con questo cavaliere, quindi vedo parecchio movimento in questi giorni, ragazzi, e sento che la lettura, ha a che vedere molto con l'amor proprio. Quello che voi vorreste, dove voi vi sentite, è un po' come identificare quello che non vi va più bene, sia a livello, visto che c'è anche tanto il lavoro, sento, proprio a livello relazionale in generale. Poi voi mi chiedete, sì, ma questa dovrebbe essere una stesa sugli affetti in generale, ma anche sull'amore, sì. Avete ragione, io vi dico quello che vedo. Vi dirò, qui questo fante di pentacoli potrebbe essere una persona che in qualche modo vi ha causato questo disequilibrio, quindi magari questa è una persona, questo potrebbe essere un lavoro o una condizione sociale o anche un gruppo di amici, eh. Diciamo che nella terza settimana di gennaio vi sento un po' affossati,
Mentre giù di qua andiamo a vedere questo 4 di coppe, abbiamo la carta degli amanti e la carta dell'imperatore al contrario. Allora, siccome qui abbiamo due figure, due re, ho come la sensazione che qui potrebbe, ragazzi, per qualcuno, un re rappresentare questa figura e l'altro re potrebbe rappresentare qualcuno che magari conoscete da tanto tempo, qualcuno con cui siete amici, qualcuno con cui condividete degli interessi artistici e insomma sta di fatto che arrivano gli amanti e arriva anche l'imperatore al contrario, che vi dirò, ho come la sensazione che sia una questione di flessibilità, quindi il fatto che non riusciate a vedere la coppa che vi viene offerta è proprio per quello, perché siete un po' rigidi. Voi iniziate ad essere un po' più flessibili e vedete che gli amanti, questa storia, questa relazione, questo amore, diciamo così, con la A maiuscola, arriverà a fine gennaio. Vi dico, potrebbero essere anche più di una persona. Questi re non necessariamente, perché essendoci un 6 di coppe potrebbe anche fare riferimento a questa persona che vedevamo già qua all'inizio e l'altro re essere una persona nuova, per esempio, quella coppa che vi verrà offerta e che voi sono convinta non vedrete subito. Andiamo avanti, vediamo un attimo il 5. Ok, allora abbiamo un cavaliere di spade al contrario, un 2 di pentacoli e il 6 di bastoni al contrario. Sì, guardate, è interessante perché le carte vi dicono un po' non correre, prenditi il tuo tempo, impara a conoscere entrambe le energie, entrambe le persone con il 2 di pentacoli e vedrai che avrai il riconoscimento che ti serve. In effetti il 5 di spade è girato al contrario, quindi si esce da una sorta di, ehm, sì, di condizionamento mentale, di conflitto interno. Ragazzi, qui sento che siete voi che dovete fondamentalmente cambiare attitudine o prendere una decisione e lo farete grazie alla carta della peso perché vedrete le cose da un altro punto di vista. Qui è come se vi rendeste conto, come vi dicevo, di quanto venite valutate dagli altri, di quanto invece vorreste essere valutati voi o del reale valore che vi date. E qui c'è bisogno di fare qualche cosa per cambiare questo tipo di realtà. E qui vediamo che comunque vedo che la realtà potrebbe essere inerente a come voi appunto avete romanticizzato la relazione o una relazione in particolare, ma nonostante questo arriverà comunque una persona, diciamo che una conoscenza vi darà la possibilità di capire in realtà com'è l'amore, ok? Ed essendo più flessibili, perché come vi dicevo, questo è una sorta di rigidità il fatto di aver romanticizzato una determinata questione, per esempio il fatto che la famiglia per vedersi felice deve avere, non lo so, il cane piuttosto che il gatto, piuttosto che due figli o cose di questo genere. Ecco, probabilmente invece dei gatti potreste magari avere dei pappagalli o non lo so, essere più flessibili in questo tipo di situazioni o di considerazioni può portarvi appunto a questi amanti e di conseguenza ad uscire da questo condizionamento del 5 di spade, ok? Va bene, andiamo a vedere ancora un paio di oracoli. Io intanto ci tengo a ringraziare tutte le persone che continuano a sostenere il canale con i like, con le iscrizioni, con le condivisioni, con i commenti. Io non ho più tanto tempo di rispondere ai commenti, però li leggo sempre tutti e poi magari pubblicherò dei video specifici per rispondere ai vostri commenti. Wow, questa carta vi dice che di giocarvi la mano, insomma, no? Di essere strateghi, sì, del fatto che potrebbero esserci altre opzioni e fondamentalmente che ad un certo punto bisogna anche rischiare nella vita, questa è la ruota della fortuna. Ok, andiamo a vedere ancora un oracolo da parte degli angeli. No, sono gli oracoli della saggezza questi. Messaggio in una bottiglia. Mm, interessante. Qui potrebbe arrivare qualche tipo di
notizia, mi viene da dire, se ci fate caso c'è un telefono dentro la bottiglia. Carta numero 15, poi abbiamo carta numero 32, qui e ora. Sì, e la sento collegata anche con la carta dell'appeso, perché in effetti se ci fate caso qua c'è scritto passato, futuro e voi siete nel mezzo, nel qui e ora. Dovete cercare sia di vivere ehm, voi stessi, il vostro essere nel qui e ora, ma anche cercare di valutare gli altri, le persone nel qui e ora. Lasciate stare quello che è stato e quello che vi hanno raccontato o quello che avete saputo. Valutate la persona nel momento presente in cui la conoscete o in cui state parlando con lei. E poi qui abbiamo una carta numero 25, che è girare in tondo. E qui in effetti, ragazzi, con questa ruota della fortuna al contrario, c'è potenzialmente qualche questione che ha bisogno di uscire dalla ruota del karma, mi viene da dire. C'è qualche ciclo che dovete interrompere. Ed è qua, è quell'idea che voi avete inerente alla famiglia, ipotesi. Cari amici dei pesci, questo era quello che avevo per voi. Spero che la lettura sia stata di ispirazione. Potete sempre farmelo sapere con un like, che apprezzate il mio lavoro. Io intanto vi ringrazio tanto di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!